Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'inoltro dell'SMS, e ossia della seconda parte del token per la conferma della registrazione. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire l'elenco dei nostri utenti e impostare la modifica e la cancellazione del record. Quindi ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione permessi utente e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo elenco utenti, id alfanumerico elenco utenti, descrizione pagina dedicata alla modifica e cancellazione degli utenti dell'area privata del CMS. Contenuto principale non ne specifichiamo e specifichiamo direttamente il contenuto secondario, che sarà elenco utenti.php. Creiamo il file con la tabella per l'elenco dei dati, visibilità menu, menu secondario e posizione voce 3. Poi come sempre modifichiamo il redirect a se stesso. Perfetto, quindi ci spostiamo in utenti permessi, elenco utenti, apriamo il file appena creato e vediamo di definire innanzitutto la tabella con tutti gli utenti associati alla tabella utenti privata. Quindi apriamo Dreamweaver, apriamo il file appena creato, e innanzitutto definiamo la query. Quindi select stellina from utenti privata, definiamo le colonne, quindi qua sarà id utente, poi inseriamo il cognome e qua sarà cognome utente, quindi cognome. Poi definiamo una nuova colonna con il nome, e qua ci va soltanto nome. Poi inseriamo la username, quindi username, quindi username, e qua username ovviamente. Poi inseriamo il campo email, quindi indirizzo email, il cellulare, quindi qua ci scriviamo numero cellulare, e poi, visto che ci siamo, stampiamo a video anche, quindi nella nostra tabella, il gruppo di appartenenza. Quindi modifichiamo la nostra query e selezioniamo u.stellina, quindi tutti i dati dalla tabella utenti, virgola g.nome from utenti privata as u inner join gruppi as g, e le diciamo on u.fk gruppo è uguale a g.id gruppo. Quindi dicevamo, aggiungiamo anche il gruppo di appartenenza, quindi gruppo, qua ci scriviamo gruppo utenti, e qua gnome, quindi g.nome lo rinominiamo in gruppo, e quindi qua ci mettiamo gruppo. Perfetto. Poi le settiamo le opzioni come sempre, quindi id perfetto,
poi cognome 15%, nome 15%, username 15%, cellulare 10%, così siamo a 45, 50, 60, poi facciamo per il momento 20 per l'email e 20 per il gruppo. Poi una volta che inseriamo anche i pulsanti ci giochiamo le percentuali. Bene, poi definiamo l'ordinamento per ID utente, per cognome, anzi facciamo direttamente per username, e poi per gruppo. Bene, poi valori di default non ne dobbiamo settare, definiamo la tabella, aggiungiamo le colonne, quindi ID, cognome, nome, username, cellulare, email e gruppo, quindi ID, cognome, nome, username, email, cellulare e gruppo. Perfetto, poi definiamo la query. Qua avevamo modificato correttamente in una precedente videoguida l'associazione dei dati, perfetto, e poi definiamo il titolo della nostra tabella, quindi la rinominiamo in elenco utenti area privata. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e non ci sta visualizzando i dati perché sicuramente abbiamo commesso qualche errore. Quindi select u.stellina g.nome, questo mi sa che è nome gruppo, non nome. Vediamo un attimino. Perfetto, sì, era la tabella, il nome del gruppo era nome gruppo, non nome. Perfetto, e quindi ha creato correttamente la nostra tabella con l'elenco degli utenti, e in realtà con l'unico utente a cui abbiamo specificato direttamente l'username e la password, ovviamente per accedere all'area privata, ed è associato al gruppo amministratore. Perfetto, ora vediamo di impostare quindi la modifica e la cancellazione del record. Quindi definiamo l'azione associata alla tabella e i pulsanti modifica e cancella utente. Quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, permessi utente, e definiamo una nuova azione che la chiamiamo elenco utenti, pulsanti, tabella, elenco utenti, e poi ci spostiamo in amministra pagine e definiamo la pagina per la modifica, quindi modifica utente, quindi modifica utente, descrizione pagina dedicata alla modifica dell'utente selezionato, nome file contenuto principale modifica utente.php, creiamo il file con il form per l'inserimento dei dati, redirect, visibilità menu e posizione voce non ne abbiamo bisogno, quindi definiamo la nostra pagina. Poi ci spostiamo in amministra pulsanti,
permessi utente e definiamo il pulsante per la modifica, quindi modifica utente. Descrizione permette di modificare i dati dell'utente selezionato. Azione pulsante elenco utenti, funzione da richiamare seleziona utente, quindi seleziona utente, creiamo il file con la funzione per il redirect, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect modifica utente, percorso immagine icone bedit.png, posizione 1 e messaggio a conferma non ne abbiamo bisogno, quindi inseriamo il nostro pulsante. Poi creiamo, visto che ci siamo, un nuovo pulsante che lo chiamiamo cancella utente. Descrizione permette di cancellare l'utente selezionato. Azione sempre elenco utenti, funzione da richiamare cancella utente. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, una volta effettuata la cancellazione torniamo ad elenco utenti, percorso immagine icone bdroup.png, posizione 2 e messaggio a conferma. Sei sicuro di voler cancellare l'utente selezionato? E salviamo. Quindi ci spostiamo in utenti e permessi, elenco utenti, includiamo i nostri pulsanti, quindi definiamo la colonna per i pulsanti e qua ci andrà id utente, gli settiamo le opzioni, quindi dobbiamo togliere il 5%, lo possiamo togliere in realtà anche al cognome e nome, magari gli diamo, vediamo un po', anzi lo togliamo al gruppo, quindi a gruppo invece di metterli 20 li mettiamo 15, perfetto. Poi aggiungiamo la colonna della nostra tabella, settiamo l'azione per la nostra tabella, quindi qua ci andrà elenco utenti, perfetto, salviamo. Benissimo, ci ha aggiunto i nostri pulsanti. Ora apriamo il file richiamato dal pulsante di modifica, quindi seleziona utente, quindi la funzione, e modifichiamo record selezionato con utente, quindi salviamo, modifichiamo l'utente Mario Rossi e come vedete siamo arrivati a modifica utente e ci ha settato correttamente end utente uguale 1. Perfetto, quindi qua vediamo di strutturare il form per la modifica. Apriamo il file appena creato, quindi modifica utente, e ci apriamo anche nuovo utente, così ci ricopiamo il form. Quindi da nuovo utente ricopiamo il nostro form. Perfetto, allora questo sarà form modifica utente. Poi come hidden gli aggiungiamo la pagina per il return e poi alla pagina per il salvataggio delle modifiche inoltriamo anche l'id utente come sempre, quindi l'utente che stiamo selezionando per la modifica, quindi id utente. Poi il verifica, quindi il checkbox lo lasciamo, però qua gli diciamo lasciare questa voce selezionata se non si vuole procedere alla modifica, quindi alla modifica
della password. Quindi di default diamo la possibilità di modificare sostanzialmente tutti i campi tranne la password. Invece, deselezionando la voce, andremo anche a cambiare la password. Perfetto. Quindi nell'intestazione del file ci recuperiamo l'id utente e quindi if isset $_get utente allora $id utente sarà uguale a get utente. Perfetto. E quindi se è stato settato l'alert, quindi si recupera i dati in caso di errore, altrimenti come sempre andiamo a recuperarci i dati dal nostro database. Quindi faremo una select, quindi cell utente, che sarà uguale a select stellina from utenti privata where id utente è uguale, e qua ci concateniamo la nostra variabile di utente. Perfetto. Quindi eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione virgola $cell utente, ci ricaviamo i dati con MySQL fetch array di res utente e quindi nome utente, quindi nome utente sarà uguale a row utente al campo nome, cognome sarà uguale a cognome, poi ci va username uguale a username, poi ci va email cellulare e per finire il gruppo. Premiamo F5 e come vedete ha settato correttamente tutti i nostri dati tranne il gruppo, perché qua non è gruppo ma è perché gruppo. Perfetto. Bene. Dicevamo che abbiamo quindi lasciato il checkbox e quindi qua andremo come per il nuovo utente, qua definiamo verifica uguale 1, sì, però ci deve anche settare di default i dati e quindi da nuovo utente ci ricopiamo anche la funzione copia e incolla. Perfetto. Quindi dicevamo che una volta entrati in modifica, se non deselezioniamo questo checkbox non andremo a modificare la password, quindi nel salvataggio dei dati ci concentreremo soltanto a modificare questi dati. Bene, quindi definiamo il pulsante per il salvataggio dei dati e quindi ci spostiamo in backend amministrazioni permessi utente e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form modifica utente, descrizione form modifica utente selezionato e poi definiamo un nuovo pulsante
che lo chiamiamo salva modifiche. Descrizione: permette di salvare le modifiche apportate all'utente selezionato. Azione pulsante form modifica utente. Funzione da richiamare salva modifiche utente. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta e pagina per il redirect. Una volta effettuato il salvataggio dei dati, torniamo ad elenco utenti. Quindi inseriamo il nostro pulsante, ci spostiamo in utenti permessi, elenco utenti, modifichiamo Mario Rossi, includiamo come sempre il nostro pulsante e quindi rinominiamo l'azione. In realtà form modifica utente vediamo cosa è successo. Qua manca una i, ecco perché. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Quindi dicevamo abbiamo inserito il nostro pulsante, quindi apriamo il file appena creato, quindi la funzione per il salvataggio dei dati, e visto che ci siamo anche quella per l'inserimento, quindi inserisci utente e salva modifiche utente. Allora, da inserisci utente recuperiamo tutti i dati, quindi nome, cognome, gruppo e verifica. E in più riceviamo anche l'id utente, quindi $_post id utente. Perfetto. Password conferma, verifica, effettuiamo i nostri controlli, quindi ricopiamo sia la query che tutti i nostri controlli. Perfetto. Allora, come controlli, quindi nome utente, cognome utente, poi verifica l'username se è stato specificato. Poi per quanto riguarda l'username già presente all'interno del database, in questo caso dovremo in realtà verificare se stiamo modificando l'username e qualora lo stessimo modificando ci vada quindi a controllare che il nuovo scelto non sia presente all'interno del database, e quindi al di fuori degli if associamo il recupero dei dati, quindi row user sarà uguale a fetch array di res username. Perfetto. E all'interno dell'if gli diciamo else if row user, quindi in questo caso se trova i dati setta l'errore, in più le aggiungiamo and username è diverso da row user al campo username, quindi ci darà questo errore soltanto se abbiamo deciso di specificare un username differente da quello già salvato, quindi se stiamo andando a modificare l'username e ovviamente se quell'username è presente all'interno dei nostri sistemi. Bene, poi per quanto riguarda le nostre password, quindi se è checkato il nostro check principale non farà i controlli sulla password, altrimenti se è deselezionato, quindi è diverso da 1, come per l'inoltro dei dati per la conferma della registrazione, andrà a controllarli. Bene. E poi altri controlli mi sa che non ne dobbiamo fare per quanto riguarda la modifica. No, altri controlli in realtà non ne dobbiamo fare.
quindi l'unica modifica per quanto riguarda l'username. Bene, quindi salviamo i dati in caso di errore. Perfetto, e in caso di errore pagina return andrà completata con end utente uguale, e qua ci va $id utente. Perfetto. Quindi se il controllo sui dati va a buon fine, ovviamente la nostra query sarà update utenti privata, set nome uguale a nome utente, virgola, cognome uguale a cognome, virgola, username uguale a username, password e random salt li lasciamo all'ultimo, quindi email cellulare andiamo a capo, fk gruppo uguale a gruppo, e poi gli aggiungiamo ovviamente where id utente è uguale a $id utente. Perfetto. Ora abbiamo lasciato password e random salt a ultimo, perché qua gli diremo if $verifica è diverso da 1, quindi abbiamo deciso di modificare anche la password. Allora qua cripteremo la password e definiremo il random salt come abbiamo fatto in inserisci utente, quindi ci serve la stringa e definiamo random salt e password, e poi definiamo una nuova stringa che la chiamiamo update user, dove li aggiungiamo la stringa da inserire nella nostra query, quindi virgola password uguale a password, virgola, e random salt uguale a random salt. Altrimenti, quindi else, la lasceremo vuota, quindi update user sarà uguale a stringa vuota. Perfetto, e quindi all'interno della nostra query, prima del where, ci concateniamo la nostra variabile. Quindi update user. Bene, e se ovviamente l'update dei dati va a buon fine, qua non ci andrà pagina return, ma ci andrà la nostra funzione cell redirect di connessione, virgola, $_post id pulsante incluso. Perfetto, quindi salviamo, modifichiamo l'utente Mario Rossi, le aggiungiamo un paio di S al nome, al cognome,
L'utente, quindi l'username lo lasciamo invariato e anche la password, quindi non lasciamo il check intatto. Salviamo le modifiche. Perfetto, come avete visto ci ha modificato correttamente il nome e il cognome. Ora lo ripristiniamo. Perfetto, e vediamo di impostare invece la cancellazione del record. Quindi apriamo il file cancella utente, quindi funzioni cancella utente, recupero dei dati e controlli non ne dobbiamo fare, e modifichiamo la nostra query, quindi delete from utenti privata where id utente è uguale a $_ underscore post dd record selezionato. Perfetto, e ovviamente se la cancellazione va a buon fine, l'header location finale sarà quello della nostra funzione. Perfetto, quindi salviamo. Quindi definiamo un nuovo utente che lo chiamiamo test, cognome test, username test. Generiamo direttamente la password in modo da saltare la verifica in 2 passaggi. Quindi test 123 chiocciola maiuscola, indirizzo email test@gmail.com, numero di cellulare, e qua dopo andiamo a impostare nel campo il max length in modo che non ci permetta di inserire più di 9 caratteri. Perfetto, e lo associamo al gruppo amministratore. Quindi inseriamo il nostro utente, ci spostiamo in elenco utenti e testiamo la cancellazione del record. Quindi clicchiamo sul nuovo utente inserito, diamo conferma al nostro alert e come vedete siamo ritornati in elenco utenti e ha cancellato correttamente l'utente inserito. Bene, quindi dicevamo che sia in nuovo utente, quindi campo cellulare, gli mettiamo un max length di 9 cifre e lo stesso facciamo con il form per la modifica, in modo che non ci dia la possibilità di specificare più di 9 numeri. Quindi cellulare max length 9. Perfetto, quindi salviamo e lo testiamo subito. Quindi nuovo utente, si blocca a 9. Perfetto, direi che ci siamo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida definiremo la pagina per l'assegnazione dei permessi utente.